vi fu in un'epoca anteriore alla nostra un saggio mistico, a noi noto con il nome di Ermete Trismegisto, che descrisse il Sole con queste parole. Il Sole è una copia del Dio creatore sovraceleste, intendendo una divinità in comunione con questa divinità di ordine superiore. Infatti, spiegava, come quello ha creato l'universo una volta per tutte, così anche il Sole crea continuamente gli animali e fa nascere i vegetali. Quando sentiamo gli antichi divinizzare il Sole, noi moderni liquidiamo sbrigativamente la questione, non essendo rimasto nessun politeista ai nostri tempi. Ma se tu dovessi attribuire una natura divina a quell'entità la cui esistenza è indispensabile alla tua sopravvivenza, probabilmente dovresti collocare al primo posto proprio il Sole. Immagina ad esempio se al nostro pianeta fosse toccata la malaugurata sorte di finire espulso dalla sua orbita lontano dal Sistema Solare, per uno scherzo del destino che sono soliti provocare pianeti giganti gassosi definiti gioviani. Senza la fonte di luce, calore, energia illimitata e gratuita che ci fornisce la nostra stella, non potrebbero esistere e sopravvivere quegli organismi viventi, i nostri corpi, che ospitano la nostra coscienza. Il Sole è risaputo essere stato splendente per circa 5 miliardi di anni, così come è risaputo che resterà splendente per altri 5 miliardi di anni, 4 dei quali in maniera simile a quella odierna, vale a dire in maniera compatibile, oltre che indispensabile, con la vita organica sulla Terra. Gli scienziati, tuttavia, non si accontentano di queste informazioni e sul globo terrestre sono nati osservatori solari allo scopo di studiare minuziosamente il comportamento della nostra stella, dalla prima all'ultima macchiolina presente sulla sua epidermide dorata. Un giorno del 2018, un avvenimento misterioso attirò l'attenzione del profeta minore che va sotto il nome di Esiliato. Fu comunicata la notizia che l'osservatorio delle macchie solari del New Mexico era stato evacuato dall'FBI per motivi di sicurezza nazionale. Fu istituito allora un team di ricerca mistico-scientifico per esaminare la questione ed emerse che se non ci avessero pensato prima altri, sarebbe stato il White Project stesso a dover lanciare la raccomandazione di sospendere ogni osservazione dalle macchie solari. Infatti, come potevamo non averci pensato prima, conoscendo l'esistenza dell'effetto osservatore, quale in prudenza giustifica il rischio di azionare potenziali cambiamenti proprio nella stella da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza. E la nostra speranza era che quell'esempio sarebbe stato seguito con la chiusura di tutti quanti gli osservatori solari sparpagliati lungo la superficie terrestre. Quale fu la delusione che ci colse quando apprendemmo che nulla di cosa avevamo intuito si era invece verificato. E fu così che anche di questa battaglia per la sopravvivenza della specie umana avrebbe dovuto farsi carico il White Project. Proverò a spiegarti le sue ragioni per raccomandare che ogni attività di osservazione morbosa del Sole andrebbe interrotta. Il motivo si chiama effetto osservatore ed è un frammento dimostrato e ripetibile che dimostra come l'osservazione del moto di un elettrone sia in grado di interferire sul suo comportamento previsto. Anzi, meglio ancora, sia determinante nel far sì che l'elettrone si comporti in un modo se osservato e in un altro se non osservato. Non è questa la sede per spiegare l'esperimento, ma a chi interessasse verificarlo, si chiama esperimento della doppia fenditura. Questa piccola sfera perfetta che è l'elettrone, se non viene osservato, si comporta come un'onda, se osservato, come una particella. Per secoli e secoli non si è osservato il Sole, anche grazie alla natura umana che ci ha dotato di un naturale istinto a non fissarlo, per non restarne accecati,
E durante miliardi e miliardi di anni, il comportamento del Sole è stato esattamente quello che tutti dovremmo desiderare. Il migliore che sia possibile immaginare. Dunque, se l'effetto osservatore dovesse influire su di questo comportamento, con ogni probabilità lo farebbe in termini peggiorativi, se non addirittura apocalittici. Esposte le nostre perplessità alla comunità scientifica, la reazione è stata di assoluta indifferenza. Un rappresentante di questa comunità, che si è degnato di replicare, ha tagliato corto, obiettando che l'elettrone è una microparticella. Il Sole è invece un'entità macroscopica. Su qualcosa di macroscopico è impossibile esercitare alcun genere di effetto osservazione. In realtà, è facile dimostrare il contrario. Prendiamo ad esempio partecipanti ad un reality. Consapevoli di essere filmati ed osservati da milioni di spettatori, esiste qualcuno davvero tanto ingenuo da pensare che il loro comportamento sia così spontaneo da potersi considerare uguale a quello che si sarebbe osservato se le telecamere fossero state nascoste lì a loro insaputa? Ma non servono neppure milioni di osservatori. È sufficiente la possibile presenza di un solo osservatore. E tu, per primo o per prima, ti comporterai in pubblico in una maniera non del tutto identica a come ti comporteresti inosservato. E se l'osservatore è la persona di cui sei innamorato, non ne parliamo. Saresti capace di gesti di nobile altruismo o coraggio eroico che senza quello sguardo non ti sogneresti mai di porre in essere. Ed ecco dunque che l'effetto osservatore agisse come anche su entità macroscopiche. Lo rappresentò molto bene il mito di Orfeo ed Euridice, quando disobbedì alla sola raccomandazione di non osservare Euridice fino ad essere giunti all'esterno del regno dei morti, produsse la morte di Euridice per metterci in guardia che l'effetto osservatore, nel peggiore dei casi, può determinare anche lo scenario più catastrofico ed indesiderabile. Convinti ora, cari scienziati? Ma in questo caso, la obiezione diventa quella che il Sole non subirebbe questo effetto osservatore perché privo di coscienza. Dunque, mancherebbe adesso la consapevolezza di stare venendo osservato che sola giustificherebbe un cambiamento del suo comportamento. E questa la risposta? Ma non avevamo citato un minuto fa l'elettrone, il cui comportamento è determinato non solo influenzato, ma proprio determinato dalla presenza di qualche strumento di misurazione che permetta di osservarne il comportamento? Forse che l'elettrone, che del Sole, ha persino la stessa forma? Forse che all'elettrone possiamo attribuire una coscienza e la capacità di accorgersi di star venendo osservato? Arrampicandosi sugli specchi, gli scienziati sentenziarono allora l'impossibilità che l'effetto osservatore agisca su quelle entità che siano contemporaneamente macroscopiche e prive di coscienza. E uno di loro riformulò le parole rivolte un giorno da Einstein a Bohr. Forse che la Luna, a seconda di come la osserviamo, si comporta in un modo diverso? L'oracolo di Delirium City, che aveva ormai sostituito l'esiliato come portavoce della delegazione di mistici del White Project, a causa delle manifestazioni di disturbo istrionico della personalità che lo avevano colto nei momenti precedenti, non rispose nulla in merito a questa domanda polemica, anche se dentro di sé pensava, come pensò all'epoca Bohr, che la domanda fosse mal posta.